saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi festeggiamo i 10 anni di un album hard rock che ci è rimasto nel cuore, da una band nostrana e è un peccato sia sparita nel nulla. Abbiamo detto più di una volta nel corso delle nostre retrospettive underground, anche quando si recensisce un capolavoro assoluto, non è detto che questo rimanga tra i favoriti di chi se ne è occupato. Anzi, in molti casi succede di voltare pagina e dimenticare o quasi il disco in questione. Ci sono però delle eccezioni che spesso riescono anche a rimanerti nel cuore. È proprio il caso di Out of the Cage delle Cellulite Star. Di questo gruppo di Padova non ci ricordiamo soltanto per il loro essere una all-female band, né per il moniker simpatico, autoironico e neppure perché negli ultimi anni Heavy Metal Eleven si è impegnato anche per i diritti civili e parità di genere. Questo loro secondo album, uscito il 15 dicembre del 2014 e da noi analizzato sulla vecchia webzine qualche mese dopo, si è impresso così bene nella mente di chi ha scritto quella recensione, come queste parole, che la retrospettiva non ha necessitato quasi di ascolti per essere preparata. Ma non è solo una questione di memoria, c'entra anche l'affetto per un disco che è fatto soprattutto di vitalità, passione, gioia di vivere, ma anche ispirazione e idee vincenti. Le Cellulite Star convogliano tutto ciò in un genere che non è originale in nessuna delle sue componenti, ma a cui le musiciste venete danno una gran bella personalità. Di base parliamo di un hard rock ispirato agli anni '80, ma da due correnti quasi opposte. Da un lato ci sono le melodie facili del pop metal, dall'altro la sporcizia e l'irriverenza dello sleaze. Quest'ultimo lato, tra l'altro, è aiutato anche da una componente punk che in Out of the Cage non si nasconde mai troppo e da qualche influenza anche dall'heavy metal classico, per un risultato che può ricordare qualcosa a metà tra AC/DC, Hero, Motley Crue e i vecchi Bon Jovi, con una spolverata di Iron Maiden e Motorhead in più, ma in una versione molto personalizzata e soprattutto modernizzata. Nulla nella musica del gruppo suona davvero stantio o derivativo. Il merito è di diversi fattori. In primis la bravura a livello musicale dell'intero collettivo. Claudia Clagamba non ha nulla da invidiare ai chitarristi uomini nello stesso genere e lo stesso vale per la sezione ritmica. Non parliamo poi di Isabella Izzituni che dà una marcia in più alla musica delle Cellulite Star con la sua voce pulita ma grintosa, spesso aiutata da cori molto incisivi. Questa bravura è aiutata anche da una registrazione molto valida, pulita ma mai plasticosa. Ottimo da questo punto di vista il lavoro di produzione curato da Federico Pennazzato, ex drummer di Secret Sphere e Dead SS, e David Damna Moras degli Elventin. Quest'ultimo duetta anche con Tuni in Cruel, traccia più leggera che fa respirare Out of Cage, pur essendo forse il suo pezzo meno valido, e trovandosi quindi su un livello soltanto ottimo. Tutto il resto infatti è ancora più bello. La vera forza delle Cellulite Star qui è l'ispirazione, di livello altissimo, lungo tutti i 40 minuti abbondanti della scaletta. Le idee messe in campo dal quartetto veneto si rivelano di altissimo livello. Sono il vero segreto che consente al gruppo di suonare sempre fresco, vivace e di portare in maniera fedele la sua passione su musica. Di tutto ciò un grande esempio può essere la title track, di estremo intrattenimento grazie anche a un ritornello corale super trascinante. Oppure potremmo citare Hooking Up with the Wrong Guy, con una bella tensione e un dinamismo grandioso. O ancora Fancy, al tempo stesso riottosa e divertente. I picchi assoluti di Out of the Cage sono però All the Inside, Feel No Shame e Vivo perché sogno. La prima può sembrare allegra ma custodisce dell'angoscia efficace nel suo essere quasi adolescenziale, che viene fuori alla grande nei ritornelli. La seconda invece è una sketch scatenata in cui emerge il lato più pop e punk del gruppo, il che contribuisce solo a renderla più divertente, anche grazie a un chorus orecchiabilissimo, tutto da cantare. Infine l'ultima, posta in chiusura, è una traccia molto pop, cantata tutta in italiano. Si rivela quasi facilona, il che non le impedisce però di incidere a meraviglia, tra refrain catturanti e strofe belle grinitose, per nulla banali. A questo punto meglio fermarsi. Ci sarebbero ancora altre canzoni da poter citare, ma poi la retrospettiva si allungherebbe troppo. E in fondo non ce n'è pure bisogno. Avrai già capito che Out of the Cage è un album meraviglioso e a 10 anni dall'uscita ha mantenuto tutta la freschezza e la bellezza che avevamo trovato nel 2015.
Anzi, forse riascoltarlo oggi risulta persino migliore di allora, un'ulteriore prova del suo buon invecchiamento e di quanto erano valide le cellulite star. Il che però lascia un grande rammarico. Dopo questo disco non hanno più combinato molto e dal 2018 non si hanno proprio notizie di loro. Per quanto ci riguarda, speriamo che le 4 musiciste padovane prima o poi tornino a farsi sentire. Nel frattempo però, se ti piace l'hard rock, specie degli anni 80, il pop metal o il punk rock, ti consigliamo di recuperare quest'album, almeno in formato digitale. E anche quello fisico, se per puro caso ci riesci. Anche noi avremmo voluto per questa retrospettiva, ma non ci siamo riusciti. Un'altra nota triste in fondo alla retrospettiva, ma che non lasceremo rovinarci la festa per i 10 anni di questo meraviglioso disco. Voto Heavy Metal Heaven 93 su 100. Anche questa volta è tutto. Ti abbiamo intrigato a proposito della all female band Veneta? Diccelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere il più possibile. Invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!